Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Acquario, soprattutto per quanto riguarda la sfera emozionale. Andiamo a vedere come sarà questo mese di ottobre 2025. Lo facciamo tenendo conto dei transiti principali di questo mese e attraverso questa considerazione andiamo a fare una bellissima croce celtica dove vediamo tutte le dinamiche relazionali, economia, lavoro, progetti, famiglia, salute, psiche. Vediamo tutto grazie alla croce celtica. Poi faremo in modo più approfondito l'amore e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita affinché tu possa realizzare il tuo obiettivo in questo mese, inserendolo nella pratica dei 21 giorni che state già facendo. Per tutte le ragazze nuove trovate qua sotto all'info box la pratica dei 21 giorni per espandere la vostra coscienza e realizzare tutti i vostri obiettivi, come già migliaia delle nostre ragazze e ragazzi stanno facendo. Allora, tenendo conto dei transiti principali, io mi sto già aspettando. Come l'Acquario, il 14 ottobre entra Plutone in Acquario, torna diretto. Quindi è come se tutto il lavoro interiore fatto si manifesta nella nuova versione di voi stesse, voi stessi, più libera e autentica. Cioè, dopo mesi di revisione la strada è sgombra, il cambiamento è libero da ostacoli. Questo è ciò che mi ha proprio colpito di più, proprio perché c'è l'autenticità, no? Poi abbiamo 7 ottobre, Mercurio Scorpione, Luna piena in Ariete, Venere in Bilancia, Plutone in Acquario, l'ho detto, Luna nuova in Bilancia, Nettuno retrogrado torna in Pesci e abbiamo un bel cielo, un bellissimo cielo. Adesso andiamo a vedere come le energie del cielo lavoreranno attraverso gli spiriti degli archetipi, con gli arcani, ok? Allora, andiamo a vedere Acquario, partiamo. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te. Ottobre 2025. Allora, prima carta, come entriamo nel mese di ottobre? Qual è l'ostacolo sfida principale, la sfida karmica in questo mese? Quali sono le radici della situazione? Cosa è successo nel mese di settembre o le settimane precedenti? Primi 15 giorni del mese di ottobre. Mettiamo così. Poi, seconda parte del mese, dal 15 ottobre in poi, il tuo approccio, le influenze esterne, le tue speranze e le tue paure e il risultato finale di ottobre, potenziale risultato finale. Allora, facciamo un bel respiro. Cosa accadrà a ottobre 2025? Allora, andiamo a vedere come entri nel mese. Boom! Una bella stazza di imperatore sei, che tu sia uomo o donna non importa. Entrare con l'imperatore nel mese di ottobre significa indossare l'autorità, cioè la scelta consapevole, cioè ti farai carico di una visione che diventa struttura, ti presenti al mondo decisa o deciso, pronta a stabilire confini, a mettere regole sane, a guidare progetti o a guidare persone. Con Plutone che torna diretto nel tuo segno a metà mese, è proprio l'imperatore, cioè della serie ho preso posizione. L'imperatore in apertura qua annuncia che ottieni o rivendichi una posizione di potere, ma è una posizione costruita bene da te, non imposta è una posizione che tu hai acquisito con tanta determinazione, tanta fiducia e tanto lavoro. L'unica attenzione, con Marte e Mercurio in Scorpione, la tua autorità sarà sottoposta a delle sfide sotterranee, cioè conversazioni taglienti e delle verità che bussano alla porta. Cioè, tanto potere, anche tanta responsabilità, no?
Vediamo qual è l'ostacolo. Qual è l'ostacolo sfida principale in questo mese? Lo sapevo che usciva il mondo. Io sono Acquario. Lo sapevo che usciva il mondo, se esce l'imperatore. Perché il mondo è ostacolo? Resistenza alla chiusura di un ciclo. Hai assunto l'autorità, ma fai un po' di resistenza a chiudere definitivamente un ciclo. Hai un po' di paura a lasciare andare. Perché come se chiudere un ciclo ti sembra perdere una parte di te. Però è necessario che tu la faccia morire quella parte di te. Perché il mondo è compimento, ma in posizioni di sfida si può manifestare come una sorta di paralisi di fronte al cambiamento, di fronte alla fine, no? Cioè sei così abituato a controllare un po' la cornice che non vuoi consegnare il quadro, un po' così, anche se è finito. Mi viene in mente questo parallelismo. Con Plutone che scuote tutta la scena, che torna diretto il 14, il mondo ostacolo ti chiede di accettare che qualcosa deve terminare per poter rinascere. Questa è una lezione, cioè nel senso non tutto si conclude un po' con gli applausi, no? A volte la chiusura è silenziosa e il tuo compito è imparare a lasciare andare senza perdere l'autorità interiore. Vediamo poi di cosa stanno parlando, analizziamo ambito ambito. Vediamo un po' la radice della situazione. Perché succede questo? Perché c'è un 6 di spade. Sei pronta già ad andare oltre, cioè ti stai proprio spostando verso un nuovo lido. Cioè il mondo qua ti dice che sei vicina o vicino a un grande compimento, però tendi a rimandare o ti attacchi a delle vecchie dinamiche, no? C'è un richiamo forte al tuo destino personale, cioè sei chiamato a essere più grande della tua zona comfort. Stai attraversando un ponte qua, una transizione inevitabile. C'è stato dolore, sì, per arrivare fin qui. C'è stata confusione o fatica, sì, però adesso ti sposti da acque turbolente a rive molto tranquille. Questa è la carta della guarigione mentale, del viaggio interiore o anche fisico, della scelta di lasciare dietro il peso per muoversi verso qualcosa di più sano. Con Nettuno qua abbiamo la radice che diventa ancora più chiara. Fammi vedere Nettuno, non voglio sbagliare, perché nel subconscio Nettuno retrogrado in pesci dal 23 ottobre, certo, stavo dicendo bene, quindi Nettuno che torna in pesci, la radice qua diventa ancora molto più chiara, cioè sciogliere illusioni e lasciare andare i vecchi sogni irrealizzabili. Perché non sono irrealizzabili? Perché non ti nutrono veramente, nutrivano forse la tua mente. Ok, vediamo nel passato, e qua abbiamo la forza. Io vedo che qua a settembre hai dovuto dominare delle situazioni, no? Ti sei sforzata hai dato tanto, sono arcani maggiori potentissimi. Vedo che a settembre hai avuto il coraggio di andare incontro a certe emozioni, oppure hai avuto delle paure, delle resistenze per andare incontro a delle emozioni, hai affrontato delle prove di coraggio e quindi forse c'è stato qui un rapporto o una situazione che ti ha spinto anche forse a contenere l'istinto. Allora questo allenamento emotivo ti ha temprato e ti prepara a lasciare andare, 6 di spade. Non puoi più contenere il tuo istinto risvegliato, perché non è male, magari se l'hai fatto fino a questo momento è tempo di lasciarla questa cosa, perché devi prendere il comando, ok? Vediamo la prima metà di ottobre che succede. Ah, mamma mia, questo è un mese iniziatico per te, c'è la torre qua, i primi 15 giorni. Tutti arcani maggiori qua, che ti stanno portando su una nuova via. Cioè, è come se il destino ti dice, vai, vai, staccati, vai. Cioè, qua vedo nei primi 15 giorni un evento improvviso che scuote le fondamenta. Può essere o una rivelazione, o un distacco, o una decisione drastica. Non per distruggerti, ma per liberarti da strutture rigide. Con la luna nuova in bilancia il 21 ottobre e Venere che entra in bilancia, questo scossone può riguardare o le relazioni, o le collaborazioni, o gli equilibri. Cioè c'è un crollo che fa spazio a qualcosa di più autentico. Poi andiamo a vedere comunque. Seconda metà del mese, dal 15 in poi, qua abbiamo un bellissimo Re di Coppe. Dopo la tempesta, i primi 15 giorni, qua vedo la calma.
qua vedo che entra una figura oppure un'energia matura nella tua vita. È un'energia di una persona compassionevole, capace di dare sostegno emotivo. Questa è la saggezza del cuore che sa contenere. Per te questo può essere o un mentore, una figura, un mentore, o una guida spirituale, oppure una nuova consapevolezza affettiva. Ok, vediamo qual è il tuo approccio. Bellissimo, abbiamo la temperanza, tu vuoi pace, tu vuoi armonia, tu vuoi guarigione. Non desideri più conflitti, la tua energia è quella di unire gli opposti, di guarire attraverso il dialogo. La temperanza insieme al 6 di spade mostra proprio questo tuo processo terapeutico interiore, cioè una maturazione che ti fa passare da turbolenza a equilibrio. È un ottimo approccio, bellissimo approccio. Vediamo le influenze esterne. Ottime, qua abbiamo un 3 di denari, attorno a te ci sono collaborazioni, attorno a te ci sono persone che vogliono costruire insieme a te, attorno a te ci sono persone che vogliono riconoscere il tuo valore. Cioè non sei sola o solo in questo viaggio, ci sono degli alleati qua pronti ad appoggiarti nei tuoi progetti. Ok, non sei sola o solo. Quali sono le tue speranze o le tue paure? E qua abbiamo il cavaliere di bastoni che mi dice che tu vuoi il cambiamento. Speri nel cambiamento, in un'avventura, però hai paura di non avere stabilità. Qua io vedo in te un desiderio fortissimo di passione, un desiderio fortissimo di novità, però vedo anche il timore che le cose magari si muovano troppo velocemente oppure in modo caotico, no? Perché qua è come se la vita stesse dicendo Plutone che torna diretto in Acquario, vai, vai, no, no, cioè un po' così. Vediamo qual è il risultato finale. Bellissimo, 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 chiusura del mese, stappiamo, paggio di coppe. Il mese qua si chiude con tanta leggerezza, con tanta apertura emotiva. Dopo la torre, dopo il re di coppe, qua arriva un'energia fresca. Sai com'è? Come un nuovo innamoramento, oppure una nuova ispirazione creativa, oppure un messaggio d'amore, oppure un inizio tenero. Cioè ottobre ti lascia più vulnerabile, più sensibile, ma anche più libera o libero, pronto ad accogliere nuove emozioni senza paura. Ti mette Plutone in un frullatore affinché tu possa ergere la tua cattedrale, non più solo interiore, esteriore. Allora, vediamo i vari ambiti. Lavoro ed economia. Allora, il 3 di denari qui mi mostra delle ottime collaborazioni. Però la torre qua segnala un possibile cambio di progetto o di ruolo o di squadra. E dopo lo scossone subentra subito la stabilità, cioè non sei caduta, sei una sorta di, sai com'è, la ristrutturazione. E Plutone diretto in Acquario ti spinge a potenziare la tua autorità nel lavoro. Ok. A livello di finanza, qua il 6 di spade indica che stai spostando le tue risorse verso delle direzioni più sicure, cioè magari lasciando dietro delle spese o delle situazioni precarie. L'imperatore qua ti aiuta a mettere ordine economico, mi dice. Per quanto riguarda la psiche e la salute, questa torre può generare dello stress, però la temperanza e il re di coppe mi dicono che ci sono degli strumenti di guarigione per te. E Nettuno retrogrado in pesci dal 23 ti invita proprio a chiarire la mente e abbandonare delle illusioni che ti consumano energie. Va bene? Nella famiglia, qua vedo, ci possono essere delle tensioni a inizio del mese con la torre. Forse anche delle discussioni in famiglia o dei cambiamenti, però che portano poi a maggiore comprensione reciproca. Infatti il paggio di coppia alla fine mostra proprio un riavvicinamento in famiglia tenero, va bene? Invece in amicizia qua vedo che qua col 3 di denari io vedo che ci sono delle persone affidabili, pronte a collaborare, cioè ottobre qua ti regala in amicizia nuove conoscenze che poi, guarda che ti dico, diventeranno dei veri alleati, va bene?
Nelle relazioni, il re di coppe e il paggio di coppe è bellissima come immagine, perché mi dicono che ci sarà apertura di cuore. Quindi qua c'è una persona e una figura affettuosa, quindi può arrivare una figura affettuosa oppure un chiarimento con chi c'è già nella tua vita. Comunque sarà un mese di svolta, perché dalla torre alla dolcezza, passando attraverso la guarigione del tre di spade, ok? Allora, io qua vedo fortissimo che per te è un mese di passaggio cruciale. Parti con la volontà di dare ordine, imperatore, affronti un grande scossone, la torre, però questo porta a guarigione e nuove aperture, re di coppe e paggio di coppe. E il 6 di spade qua come radice ti dice che stai lasciando alle spalle dei vecchi dolori e vecchie strutture, cioè il ponte è attraversato e dall'altra parte c'è una vita per te più autentica. Sul piano pratico questo si traduce in ristrutturazioni sul lavoro e ristrutturazioni nelle relazioni. Invece sul piano interiore si traduce in una crescita emotiva che ti lascia più matura, più maturo, sereno e disponibile all'amore. Mi spiego? Sì. È un mese molto 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 importante. Cioè, come se vedessi qua eh, praticamente se mi soffermo sulla, sulla parte pratica della vita, io vedo che prendi in mano dei progetti qua in questo mese. Avrai leadership, avrai responsabilità e anche bisogno di ordine al contempo. E in questa cosa che vuoi potresti trovarti a concludere dei contratti o un capitolo professionale. Ecco, questo non mi stava venendo prima, un capitolo professionale. Può darsi che ci sia un progetto che tu temi il cambiamento di questo progetto. Guarda, Plutone diretto in Acquario può coincidere anche col cambio di responsabilità, o con la rimessa in questione del tuo potere all'interno dell'ambiente lavorativo. E quello che dicevo anche prima, Mercurio e Marte in Scorpione addensano in questo mese delle conversazioni intense, non saranno conversazioni superficiali nell'ambito lavorativo. Sì, cioè come se a livello lavorativo tu ricostruisci una posizione, assumi un ruolo di comando dopo una riorganizzazione, una ristrutturazione. Sì, il tridenari sul lavoro favorisce proprio questa ripresa. Cioè ci potrebbero essere anche dei guadagni temporanei, però possono oscillare durante la crisi. Però la cooperazione qua favorisce la ripresa. Ci possono essere delle spese qua legate a delle chiusure. Ti dico un esempio, a livello economico, tasse, costi di ristrutturazione, uscite necessarie per liberarti da situazioni concluse. La torre mi parla anche a livello economico di spese impreviste, riparazioni, costi legali, trasferimenti, solo nella prima parte del mese. Però il re di coppe e il paggio di coppe indicano che a fine mese arrivano delle entrate di natura emotiva o creativa, cioè può essere un piccolo guadagno da un progetto creativo o un dono, una proposta che apre nuove possibilità per guadagni futuri. E il 3 denari mi suggerisce che il denaro può tornare anche come riconoscimenti professionali o con collaborazioni proprio paganti. Con Plutone ti dico che le risorse a lungo termine vengono rimodellate, cioè è possibile che tu riveda degli investimenti o riveda delle strategie patrimoniali in modo più radicale, questo dopo metà ottobre, va bene? La forza di settembre ti darà la forza per creare una vera autorità qua e affrontare la sfida o quello che arriva. Sì. Forse in famiglia si riaprono delle vecchie questioni che richiedono chiusura, il mondo.
e la temperanza e re di coppe, sempre in famiglia, ci dicono che nelle relazioni familiari c'è la possibilità di guarigione attraverso un dialogo calmo, va bene? E alla fine il paggio di coppe mi dice che ci saranno dei messaggi affettivi in famiglia, va bene? Mm. Ok, quindi ragazze e miei ragazzi, io vedo qua soltanto la prima parte del mese è più intensa. È proprio intorno alla prima... Siccome Plutone entra nel segno il 14 ottobre, questo Plutone amplifica questo processo di trasformazione profonda. Cioè quello che cade non è... cade per farti vedere le fondamenta fragili e darti il materiale per ricostruire in modo autentico, va bene? Seconda parte del mese, ristrutturazione emotiva. Le influenze esterne ti aiutano, avrai collaboratori, amici, colleghi che metteranno proprio mani competenti per ricostruire. Cioè, allora, in chiave pratica, aspettati rivelazioni dei possibili costi o emotivi o materiali nelle prime 2 settimane, però anche opportunità di leadership più autentica tua, di relazioni più profonde e chiusure a chiudere il mese. Plutone e Mercurio in Scorpione ti chiedono verità nette. La Venere e la Luna nuova in Bilancia ti offrono delle occasioni per ricostruire delle alleanze più giuste. Va bene? Ok, wow. Detto questo, ragazzi e miei ragazzi, adesso vediamo l'amore. Allora, andiamo a vedere, facciamo inizialmente 5 carte. Vediamo un po' cosa accade nell'amore per te ottobre 2025. Allora, prima carta, cosa desidera il tuo cuore in questo mese? Qual è la chiamata amorosa interiore, profonda? Cosa desidera il tuo cuore? Anzi, mettiamo qua. Cosa blocca in amore? Ombre, paure, ostacoli, ferite? Cos'è che blocca in questo mese? Cos'è che può bloccare in questo mese? Qual è l'alleato invisibile? Cioè qual è lo spirito guida? Cioè qual è il dono interiore che ti sostiene? Cosa succede a ottobre in amore? Vediamo gli incontri, la qualità degli incontri o delle guarigioni affettive. Cosa nasce in ottobre? E poi esito finale in amore per te, la danza dell'amore. Allora, facciamo anche qui un bel respiro. Cosa succede nell'amore per te? Allora, cosa desidera veramente il tuo cuore in questo mese? Qua ci sei tu, re di spade. Il tuo cuore cerca chiarezza, chiarezza severa, vuole verità netta. Allora, questo non è un re freddo per il gusto di esserlo, è la figura che taglia via il superfluo perché l'amore possa stare su basi oneste. Cioè, qua tu vuoi parole che abbiano un peso, delle promesse che non siano vaghe, no? E soprattutto vuoi che il discorso d'amore sia responsabile, senza avere ambiguità, mi spiego? Cioè, l'immagine del re di spade qua è la passione che deve essere accompagnata da chiarezza, cioè una logica del cuore che non si sottomette al ciarlare della mente razionale, ok? Immagini, confusioni, no. E con i transiti di Mercurio e Scorpione questo amplifica il tuo bisogno di verità profonda. E Marte in Scorpione ti dà la forza per mettere i tuoi confini. Cioè se arriva un messaggio lo vuoi chiaro, se nasce una relazione la vuoi definita. Mi spiego? Vediamo cosa blocca in amore. Anche qui il mondo è il mondo, guardate il parallelismo. Il mondo è inteso in questo caso come paura della chiusura, resistenza al compimento, cioè in amore ciò che si traduce, cioè è questo, da una parte tu vorresti il finale felice, dall'altra temi che il finale significhi perdere qualcosa di essenziale, o meglio libertà, possibilità, delle possibilità, cioè come se hai paura del cambiamento. Questo ti può fare stare sospesa. Cioè la porta è aperta, ma non entri né esci, no?
Questa è una forma di blocco che è proprio il senso della paura che la tua identità cambi. Ma ci abbiamo Plutone, la tua identità deve cambiare per forza. Tu devi emergere come essenza, spogliandoti dalle identità illusorie che la mente ti ha costruito. Hai un po' paura di impegnarti, perché come se impegnarti per te significa consegnare la propria autonomia. Io questo lo capisco, ti capisco, ti capisco. Con il transito di Plutone in Acquario, questo ti spinge a trasformare però questa paura in atto, cioè il mondo qua ti chiede di realizzare un compimento, anche quando il compimento implica la perdita di un vecchio sé, un vecchio modo di amare, un vecchio modo di relazionarsi. Si deve compiere questo cambiamento. Vediamo qual è l'alleato invisibile per te. Bellissimo, abbiamo un bellissimo asso di coppe. Cioè dentro di te c'è una sorgente nuova qua, c'è un'apertura emotiva pura, c'è disponibilità a ricevere amore come grazia, non come riempimento di vuoti, mi spiego? L'asso di coppe qua è il dono della ricettività, ti rende possibile accogliere, perdonare, innamorarti di nuovo, senza il peso di aspettative antiche, no? Ecco, questo alleato che è in te è la medicina che scava sotto questo mondo, dove hai paura di chiudere. Dove hai paura di chiudere, l'asso di coppe porta la promessa che la chiusura può essere anche apertura, cioè un vaso vuoto pronto a essere riempito con qualità migliori. E Venere in bilancia dal 14 alla luna nuova del 21 amplificano questo asso qua. C'è terreno favorevole per nuovi semi affettivi. Ok? Vediamo cosa succede a ottobre a livello relazionale, l'energia degli incontri, no? Qua c'è un paggio di spade. Allora, gli incontri del mese hanno due qualità principali. Gli incontri arrivano come messaggi che aprono il cuore. Lo combiniamo insieme a questo asso di coppe e il paggio di coppe, ok? Arrivano come dei messaggi in sospeso, delle cose che aprono il cuore, cioè saranno spesso delle comunicazioni, cioè parole, proposte, delle chiarificazioni che fanno precipitare o al contrario avviano qualcosa di tenero. Ci sarà questa dualità, o qualcosa precipita o qualcosa si avvia qualcosa di tenero. Questo non è un amore che piomba senza segnale, cioè è un amore che si annuncia, che si testa attraverso scambi, chiarezza, prove dialogiche. Quindi potrebbe trattarsi di qualcuno che ti scrive con molta sincerità, di una persona che si apre a te con molta sincerità, di una persona che si espone dopo una fase di silenzio, oppure di una proposta concreta che ti invita a collaborare emotivamente. Con la torre presente qui nella croce della prima metà, aspettati una rivelazione che spalanca o chiude delle porte. Aspettati una rivelazione a livello amoroso che spalanca le porte o le chiude definitivamente. Qualcosa in un senso o nell'altro. Ricordati, il mondo è una decisione netta su qualcosa, no? E subito dopo i messaggi, paggio di spade, qua arrivano a spiegare o a proporre nuove strade. Prima parte del mese o si apre una rivelazione o si chiude in tronco. Messaggi dopo che propongono nuove strade, o ci si spiega o si aprono nuove strade. Allora, gli altri nei tuoi confronti arrivano curiosi, arrivano schietti, arrivano intellettuali, cioè ti fanno delle domande, hanno voglia di capirti. Qua il paggio di spade è proprio il messaggero che indaga, no? Non sempre un messaggero tenero, però è onesto e rapido, no? Verso di te questa energia è molto stimolante, cioè sveglia la mente, chiede conto, scardina illusioni, no? Questo è perfetto per il tuo re di spade. Cioè l'altra persona ti fornisce ciò che chiedi, chiarezza e parola. Però attenzione, il paggio può essere sbrigativo oppure troppo critico. Se tu con Mercurio e Scorpione la comunicazione qua mi dice che è profonda e decisa, quindi aspettati dei dialoghi che scavano e anche delle domande che richiedono delle risposte sincere. Ok? Vediamo qual è l'esito finale. Bellissimo, abbiamo un 3 di denari.
Questa è costruzione condivisa. Il 3 di denari qua parla di lavoro, infatti avevamo anche qua influenze esterne, no? Che sono anche le altre persone a livello relazionale. Questo è una sorta di artigianato affettivo, cioè io qua vedo che si lavora insieme, si mette mano a un progetto comune, si impara l'arte del fare coppia, no? Questa carta mi dice, questa stessa, che non è subito luna di miele estatica, no, è la fase in cui si progettano, si definiscono ruoli, si costruisce con cura. Se il mondo aveva bloccato perché temevi una perdita di te stessa o di te stesso, il 3 denari dice che la perdita si trasforma in un progetto dove ognuno ha valore e competenza, cioè non perdi la tua individualità nel rapporto a due. E io ti capisco. Questo è un esito concreto, rispettoso della tua autonomia e anche della necessità di struttura, quell'imperatore lì. Quindi diciamo che qua l'imperatore si sposa benissimo con Re di Spade, no? Cioè qua tu vuoi ordine, parole giuste, leadership mentale, regole chiare. Il mondo, che lo ritroviamo 2 volte ostacolo come messaggio incisivo, è la paura di chiudere delle situazioni che persiste e si manifesta qua negli affetti come una sorta di riluttanza a definire e a finalizzare, come se avessi un po' paura a definire siamo questo, siamo quest'altro, o a finalizzare, no? Si è conclusa questa cosa, andiamo avanti in un altro modo, c'è un po' questa scia qui. Però la radice del 6 di spade mi conferma che sei in transizione, cioè stai già lasciando delle acque turbolente. E quindi il mondo come blocco ripetuto 2 volte mi dice che è la resistenza a completare questo passaggio qui. Però la navigazione è in atto, sei già sulla barca. Con la torre qua a livello amoroso, la torre rottura prepara il terreno, cioè dopo lo scossone, la comunicazione chiara, il paggio di spade, l'apertura emotiva, l'asso di coppe, possono manifestarsi subito dopo questo scossone qui. La seconda parte del mese, il paggio di coppe e re di coppe mi dicono che la parte emotiva matura e i messaggi teneri sono parte del processo, cioè arriveranno messaggi teneri magari dopo una rottura, non lo so. Il 3 denari qua alla fine materializza tutto nella collaborazione concreta, cioè c'è qua uno scossone per togliere le fondamenta, non servono e poi si concretizza. E il tuo approccio come temperanza ti aiuta proprio a mediare fra l'impulso del cavaliere di bastoni e la paura e il bisogno di equilibrio. Quindi parla chiaro in questo mese. Il re di spade ama la precisione. Quando arriva il paggio di spade rispondi con altrettanta onestà. Permetti in questo mese la chiusura. Cioè il mondo qua ti chiede di lasciare andare, cioè considera che chiudere è il passo necessario per costruire. 3 denari. Apri il cuore ma verifica, cioè l'asso di coppe qua ti invita a ricevere. E Nettuno in questo mese consiglia di non mettere proprio, come dire, la corona sul primo sogno, cioè lascia che la costruzione a più mani provi la sua sostanza, no? Non dire sì è questo, no, no, pratica, fai, sì in relazione. Andiamo a vedere adesso che qualità ha la persona che ti viene incontro, con quale energia la persona ti viene incontro, non l'abbiamo già vista, ti farà domande, ti chiede, ti vuole conoscere, vuole approfondire, no? Anche stuzzicante a volte, anche un sarcasmo può essere, che può pungere, dipende. Vediamo un po' che energia ha la persona che ti viene incontro, approfondiamo l'energia. C'è l'imperatrice, sì, c'è l'imperatrice, c'è la stella, questa persona è pazza di te. C'è l'imperatrice, c'è la stella, c'è vuole realizzare il sogno di espansione insieme. Ecco, e lo dicevo qua io, anche se ti stuzzica, vuole che sia onesto, vuole che tu sia onesta, o onesto. E qua c'è il 10 di spade, ci picchia. È possibile che sia una persona che già conosci o che chiudi tu una relazione con qualcuno perché hai idealizzato qualcuno e si prepara il terreno alla costruzione con una persona che ti corrisponde. Guardati il video sull'anima gemella dell'acquario. Allora, questa è una persona che ha affrontato dei dolori importantissimi ed è pronta a rinascere. Allora, questa persona nei tuoi confronti
ti vede come terreno sacro dove seminare, come ispirazione vivente. Ti porta bellezza, abbondanza, voglia di costruire, di fiorire, presenza calorosa, no? E qua abbiamo l'imperatrice e l'imperatore. Cioè, questa è una coppia perfetta. Guardati l'anima gemella sul tuo segno, ok? Se tu entri con la forza di chi struttura, di chi ordina e di chi tiene il timone, questa persona porta la dolcezza dell'accoglienza, cioè il principio femminile che integra e ammorbidisce la rigidità del comando. E la danza dei poli, maschile e femminile. Questa danza dei poli, questa coppia perfetta, e l'universo ti invita a vivere questa armonia. Una coppia perfetta, imperatrice e imperatore. Questa persona porta nei tuoi confronti una purezza incredibile, c'è la stella. Trasparenza, autenticità, è qualcuno che ti mostra senza maschere ciò che sente, che ti ispira la fede, ti ricorda la tua missione spirituale, perché ci sei tu nel suo passaggio. Cioè ti guarda come si guarda un cielo stellato, con meraviglia, con fiducia. Questa carta è legata a questo 6 di spade qui, nella croce celtica, cioè se le radici del tuo mese sono in viaggio, sono un viaggio per esempio, un distacco, una partenza verso rive nuove, la stella rappresenta la bussola che illumina quel tragitto. Questo è un incontro che ti conforta mentre lasci dietro ciò che non ti appartiene più. La parte più forte è 10 di spade, spieghiamoci questo 10 di spade qui. Questa persona porta con sé le proprie ferite. Può essere un passato difficile vissuto insieme a te o un passato difficile vissuto nella sua vita. Una chiusura netta, può essere un dolore che l'ha fatto rinascere dalle ceneri. È come se arrivasse da una morte questa persona, simbolica. È come se arrivasse da una catastrofe interiore e che ora fosse pronto a rialzarsi. Nei tuoi confronti il 10 di spade può significare due cose. Da un lato che questo incontro ti mette davanti alla necessità di chiudere definitivamente dei vecchi schemi o delle vecchie illusioni. Dall'altro che questa persona si offre a te con l'umiltà di chi ha già conosciuto il dolore, il crollo e ora cerca autenticità, luce e costruzione. Connesso alla torre della croce celtica, parlano lo stesso linguaggio. Questa persona ti incontra nel momento in cui anche tu stai lasciando andare. È un legame che nasce non dalla forza, ma dalla vulnerabilità condivisa. Bellissimo. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Questo è un incontro fortissimo d'anime. Guardatevi la stesa sull'anima gemella, ragazze e miei ragazzi, per favore, perché è favorito questo incontro qui, o a riconoscerlo in chi hai già conosciuto. Ok? Guardatelo come idea, perché le idee sono dei. Ok, cosa ti dirà questa persona? Guarda, siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. Cioè, è imperatore e imperatrice. Completamente diversi, diametralmente opposti. Una persona che riconosce la tua unicità e tu devi riconoscere l'unicità nella sua diversità. Siete fatti l'uno per l'altra. Te l'ho detto, qua c'è roba buona, c'è cosa grossa qua, cos'altro? Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Potresti vedere questa persona che è molto sicura di sé, però rappresenta una persona che ha sofferto tanto e che ha una grande vulnerabilità. Ti ho detto che con questa vulnerabilità vi incontrate su uno spazio sacro per poter costruire, mi spiego? Questa è una relazione iniziatica. Ti invita a scendere nel cuore del crollo per poi risorgere insieme nella bellezza, imperatrice, e nella missione, la stella. Ok, cos'altro? Vedi, siamo una coppia sacra. Insieme cambieremo il mondo. Concludo qui. Questa è una stesa da brividi, da brividi. Vediamo che ti dicono le carte del drago immaginale. Grande mese per te. Vediamo che ti dicono, Acquario. Urano è il dominatore del tuo segno. Urano
è cambiamento, è distruzione, è il caos fertile. Ti leggo questa carta, cioè qua tu incarni l'archetipo dell'Acquario, Questo è il mese in cui vedrai la prova tangibile dell'incarnazione del tuo archetipo che hai scelto in questa incarnazione dell'Acquario. 30. Numero 30. Eccolo qui, Urano. Sono puro cielo, puro istinto. Sono Tengri, il dio cielo blu degli sciamani. Sono l'etere. Ricordo, preservo, mantengo, trasmetto. Se sai sentirmi, puoi perfino fermare i venti del karma. Perché puoi ricordare cosa sta per accadere e anticiparlo. Perché tu hai visto già tutto prima di nascere. Ok. Però devi essere in contatto con me, ti dice Urano, per farlo. Urano rappresenta l'etere, il quinto elemento, la kasha in sanscrito. La kasha è riconosciuto essere il campo sul quale si registrano i ricordi, una sorta di immenso registro delle memorie individuali, ancestrali e planetarie. In presenza di questa carta è necessario che tu ricordi qualcosa che sapevi prima ma che hai dimenticato. E andiamo a vedere qual è il rituale della buona riuscita per te in questo mese affinché tu possa integrarti come presenza in questo nuovo mondo. Ok, allora, descrivi per iscritto l'immagine di te stesso tra 10 anni, cioè metti per iscritto come sarai, cosa farai, dove sarai e con chi sarai. Poi fai 10 respiri leggermente più lenti e profondi rispetto al ritmo spontaneo. Dopo elenca per iscritto tutte le abilità che ti servono per realizzare la tua visione. Visualizza queste abilità come fossero degli spiriti, come fossero degli dei o come magari degli antenati, nel caso tu possa rintracciare in qualche avo, in qualche antenato, quella qualità che vuoi realizzare. Ora, crea un ponte fra te e l'immagine che hai evocato. Come lo fai? Attraverso la ripetizione mentale del mantra Ora Tun, Ora Tun. Ripeti il mantra almeno per 9 volte in sincronia con la respirazione spontanea. Ora lo dici inalando e Tun esalando. È così. Ora Tun, Ora Tun, Ora Tun, Ora Tun. Allora, Ora Tun è uno dei mantra ponte. Il mantra ponte più potente dello yoga sciamanico, tra i più potenti. Il mantra Oratun unisce l'invisibile al visibile, l'inconscio al conscio, il potenziale alla sua manifestazione. Quindi ti permette di realizzare questa visione facendoti sviluppare quelle qualità che ti servono adesso con l'imperatore e di mandare via quello che non serve per realizzare la qualità. Di seguito ogni notte per 21 notti consecutive, guarda se non si rifà la pratica dei 21 giorni che state facendo. Per 21 notti consecutive ripeti il mantra Oratun almeno 9 volte prima di addormentarti. Quando sei già coricato nel letto, unendoti nel tuo respiro allo spirito delle abilità che devi sviluppare. Questo ti aiuterà a ricordare quei talenti, a risvegliare quelle doti che ti permetteranno di realizzare la visione di te stesso che ti sei descritto. Le realizzi adesso. Ok. Tu hai già tutte queste qualità, le metti per iscritto, fai il mantra, fai per 21 giorni, tu hai quelle qualità per realizzare la tua missione in terra. Questo per te è un mese decisivo, cruciale, memorabile direi, cruciale. Ragazze mie, ragazzi, non aggiungo altro, è una stesa bomba, mi raccomando, praticate, incarnate il vostro archetipo, non lasciate che l'energia vada in direzioni dove non deve andare, incanalatela perché questo è il mese in cui tu vedrai delle cose incredibili sulla base della tua pratica, disciplina e passione, amore e perseveranza. Ok? Wow, detto questo concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.